Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche disponibili con l'entrata di Nettuno in Ariete. Ok, abbiamo la carta dell'imperatore, amici dei gemelli. L'imperatore è una carta molto concreta, quindi si può parlare del dare una struttura a qualche situazione, a qualche relazione, alla vostra vita in generale. È una carta comunque di abbondanza e di prosperità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Iniziamo con un 9 di coppe, il re di bastoni. Abbiamo il sole. Un 4 di coppe. La torre. Un 9 di pentacoli e un 4 di spade. Io ragazzi cercherò di lasciare la lettura più aperta possibile, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, ok? Partiamo da questo 9 di coppe che comunque è una bella carta per partire. Devo dire che qualcuno è come se fosse già in una situazione, mi viene da dire lavorativa perché è uscito l'8 di pentacoli, ma anche prima avevo come una mezza idea che potesse essere qualche cosa che riguardasse il lavoro, la propria posizione in un'azienda o nella società. Comunque, devo dire che c'è come una situazione di partenza abbastanza promettente, abbastanza anche già soddisfacente, però io ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia bisogno di qualche riconoscimento in più. È per quello che sento un po', perché c'è sia il re di bastoni che l'imperatore. Quindi ho come l'idea che ci sia come un'ambizione. Andiamo a vedere il re, il papa e il 5 di bastoni. Allora, vi dirò che potrebbe esserci la necessità di ricorrere a un mediatore nel prossimo futuro, soprattutto se, per esempio, c'è un posto vacante sopra di voi, e ci sono più persone che sono come in competizione per questo posto, per questa posizione, per quel settore, mi dicono. Andiamo a vedere il sole. 5 di spade. Io ho come l'idea che qualcuno abbia le capacità, la voglia, le doti per diventare una guida. Io credo che potreste proprio brillare da dentro,
Credo che qualcuno abbia proprio questa dote di leadership che non sta venendo, che non sta, aspettate nell'italiano, che non viene vista. Ha bisogno come di quella marcia in più, di essere riconosciuta. È come se voi sapeste di essere in grado di fare una determinata cosa, potrebbe essere guidare un gruppo, guidare un settore, però è come se non veniste visti, o perlomeno fino ad adesso non siete stati visti, non vi è stato dato il giusto riconoscimento. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Regina di spade e 7 di spade. Datemi una carta per la regina. 2 di coppe e fante di bastoni. Allora, io credo che siate piuttosto, diciamo, attaccati a questo risultato. Per qualcuno può essere una stabilità, magari anche affettiva, considerato che il Papa parla di matrimonio. Potrebbe esserci qualcuno di voi che vuole qualche cosa in più all'interno della coppia, se per voi risuonasse come una stesa romantica. Però io ho anche la sensazione, ragazzi, che qui avete un gruppo di carte piuttosto interessanti, cioè credo che siate talmente focalizzati su quello che volete ottenere che quello che avete già, sì, c'è, ma è come se non deste, scusate, il giusto peso e queste carte mi dicono che potreste tendere un pochettino alla manipolazione. Il punto qual è? Che non ve ne rendete conto. Io sono sicura che non lo state facendo con intenzione, però probabilmente avete come questo obiettivo in testa e siete disposti a fare di tutto per ottenerlo. Ovviamente vi dico, io ho proprio la sensazione che non siate consapevoli delle dinamiche manipolative che mettete in atto. C'è un 7 di spade. Qualcuno sì, secondo me è cosciente, potrebbe aver raccontato delle verità non verità, o delle mezze verità, o aver proprio detto delle bugie per riuscire a raggiungere quel tipo di obiettivo. Sì, potreste essere tentati di far buon viso a cattivo gioco. Andiamo a vedere la torre. Cavaliere di spade e regina di bastoni. Sì, è come se vi dicessero di prenderla un pochettino più con calma. La torre è una di quelle carte che ci parla della brusca caduta dei giochi, c'è qualche cosa che si deve interrompere o che dovete interrompere. Sento che ha a che vedere un po' con questa energia di cui vi ho appena parlato. Vi dirò, per qualcuno potrebbe anche risuonare proprio come un qualche cosa di romantico o di affettivo. Ehm, io ho come la sensazione che qui il punto potrebbe essere un progetto in comune, piuttosto che dei figli, piuttosto che un animale da compagnia. Cioè è come se ci fosse un punto cardine su cui voi vi siete focalizzati e insomma potrebbero venire fuori degli attriti, potreste iniziare a manipolare l'altra persona verbalmente o anche psicologicamente. Ripeto, sento che è molto non intenzionale, cioè voi non vi rendete conto di queste dinamiche. Però già solo il fatto che ci sia questo cavaliere di spade con la torre mi suggerisce che perlomeno una cosa su cui siete coscienti e potete lavorare è la fretta. Il fatto che probabilmente qualcuno di voi ha fretta di raggiungere questo obiettivo. Sapete che i tempi dell'universo sono quelli giusti, no? E che qualche cosa arriva veramente quando noi siamo veramente pronti. Andiamo a vedere il 9 di denari. La morte.
Sì, bisogna come trasformare qualche cosa. È un 4 di bastoni questo, anche l'imperatore è un 4. C'è come da ridimensionare o qualche tipo di obiettivo, o la velocità con cui volete questi obiettivi, o il modo di gestire le cose, perché comunque questo non è tanto sano. Che voi siate coscienti o no, quando c'è manipolazione, c'è un buon terreno per la tossicità. Ma vi faccio un esempio. Allora, supponiamo che io voglia andare, non lo so, a teatro e ho una persona vicino a me, scusatemi, ho una persona vicino a me che non è tanto convinta. Il fatto di insistere, 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 fa sì che questa persona ceda. L'insistenza è una forma di manipolazione. Se voi magari non aveste insistito, questa persona non avrebbe ceduto, però avrebbe potuto magari proporvi un programma migliore. E soprattutto, se voi insistete per far sì che si faccia come volete voi, ipotesi, la persona non è libera di esprimere la propria essenza e di comportarsi come è nella sua natura. Quindi non si conoscerà mai la persona com'è realmente, ma è un comportamento condizionato dalla nostra insistenza. Non so se ho reso l'idea. Se ci sono dubbi fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 4 di spade. Torre di nuovo. Torre, 9 di bastoni e 5 di coppe. Interessante perché qua avete il 4 di coppe. Allora, sì, la sensazione qui è di cercare una stabilità con delle nuove regole, con il lavoro costante. L'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore. Allora, se fosse per esempio una questione lavorativa, vi dico, portate pazienza, non abbiate fretta, non, cercate di non manipolare per quello che siete consapevoli la situazione, perché come vi dicevo prima, ogni cosa arriva a suo tempo, c'è un qualche cosa che voi dovete riequilibrare, rivedere, ricaricare. Ho anche la sensazione che abbiate bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. È come se questo risultato, supponiamo che sia una promozione, è come se questa promozione vi in qualche modo riempisse l'ego e voi vi sentiste qualcuno, vi sentiste importanti. E invece qui vi dice: avete bisogno di creare una vostra stabilità interna e di imparare a darvi. Il 9 di pentacoli è la carta delle autococcole. Ok, qui c'è bisogno di trovare una propria zona di sostegno interno, una propria zona di comfort, anche di controllo se vogliamo, però è come il lavoro su una certa stabilità interna. Può essere molto il lato materiale, quindi se per esempio siete in una relazione, convivete, faccio un esempio, il fatto di trovare la vostra autonomia, il vostro stipendio, occuparvi delle vostre cose, quindi se ci sono carte da sbrigare, occuparvi voi di quei documenti, piuttosto che prendervi carico della macchina quando c'è da fare dei controlli, invece che aspettare che magari sia il partner, o se siete uomini, occuparvi magari delle lavatrici o di cioè è come un diventare più genitori di se stessi, volersi bene. E così si trasforma o si crea, meglio detto, una nuova stabilità, piuttosto che fissarsi sui riconoscimenti, su quello che adesso vorreste e su questi nuovi obiettivi. Io sento che comunque brillerete, ragazzi. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, dovete correggere un pochettino questo modo di porvi, se vogliamo, alle persone. Vi sento che fate un po' i sofistichi, come si dice in italiano, i sofisticati. Ve l'ho detto quasi in dialetto. Ehm, sì, con il 4 di spade sento che avete bisogno di ritrovare voi stessi prima di tutto. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 13, luna piena. Benvenuta chiarezza e guida dalla luna nuova. Scusate, dalla luna piena. La luna piena dovrebbe essere la prossima settimana, se non sbaglio.
o questa. Bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Ok, questa fata vi dice di rimanere ricettivi ai sottotitoli dalla natura che vi appaiono durante la giornata. La natura ci parla costantemente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente. È come un po' diventare ricettivi ai segnali, invece di, diciamo così, insistere o fare in modo che le cose vadano in un certo modo, che è quello che vuole l'ego, per capire cosa ci sta riservando l'universo, è meglio seguire i segnali che questo ci dà. È come se ci indicasse la strada, però l'ego alle volte ci fa fissare su quello che vogliamo per sentirci riconosciuti, per sentirci migliori, per sentirci visti. E poi abbiamo guarda in un libro e vi dice qualsiasi sia la questione adesso troverai la risposta in un libro. Le parole ti porteranno luce da dentro o ti porteranno dove sarebbe proprio un po' la risposta da dentro. Ok. Ok, allora sarebbe un po' come vedo il buio e la chiamata della luce con le mie preghiere. Grazie universo per la guida, per guidarmi nel percepire questa paura attraverso gli occhi dell'insegnante dell'amore o dell'insegnamento dell'amore. Wow, bellissima questa. Vi dovete focalizzare sull'amore. Primo amore per voi stessi, che non è egoismo, eh. L'egoismo è quando io faccio qualcosa e non guardo in faccia a nessuno, cioè guardo solo i miei interessi. Però nutrire anche me stesso fa parte di quello che mi riempie e che è doveroso fare. E tenete presente che se io sono vuota di amore, non posso dare amore. Quindi prima bisogna riempire se stessi e poi si può dare in qualche modo. Come se doveste mettervi le lenti dell'amore, via. Che è l'amore universale qui, non si sta parlando di amore romantico. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo potete anche fare come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Lì c'è un bel pacchetto di informazioni, ragazzi, sono decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione. Si parla di metafisica, si parla di metamedicina, si parla di astrale, di etere, di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio. Ci sono delle meditazioni per ripulire e proteggere il campo energetico, cioè c'è veramente tanto materiale trasformativo che io appunto ho messo a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Però essendo video uno può seguire un po' il proprio ritmo. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, la prima mi pare che si chiami percorso di crescita, perché è stato studiato come una scuola, come un corso di formazione, quindi ci sono delle cose che vanno viste prima e delle cose che sono un po' più avanzate, che vanno viste dopo. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!